Buongiorno a tutti. Ieri Alfonso ha proposto una posizione, a mio avviso, molto interessante sulla chat WhatsApp. Meno interessante, a mio modo di vedere, è la maniera di rispondere da parte della maggior parte dei giocatori. Quasi tutti, tranne qualche lodevole eccezione, si limitano a dare il proprio responso. Double take, double drop, no double, senza minimamente spiegare il ragionamento che li ha portati alla decisione. Mi chiedo se, e ho molti dubbi, qualcuno possa imparare da delle posizioni viste così senza alcun ragionamento e spiegazione. In questo caso abbiamo avuto due risposte che dicevano no double e due che dicevano redouble drop. Così, sec. Ma il mio approccio invece è sempre di cercare di capire che sistema posso utilizzare per aiutarmi nella decisione, quindi per arrivare a una decisione. E poi cerco di spiegarlo, di condividerlo con gli altri in modo che almeno quelli interessati possano imparare qualcosa. Ma vediamo subito, senza perderci troppo in chiacchiere, la posizione. Ecco, questa è una posizione, abbiamo 4 pedine per il nero e 4 pedine per il bianco. Il nero è al tiro e deve decidere se cubare. Prima cosa abbastanza veloce è contare i pip. Abbiamo che il nero, che è al tiro, ha 14 pip, mentre il bianco ne ha 11. Quindi apparentemente sembrerebbe in vantaggio il bianco. Ma innanzitutto va considerato che il nero è al tiro, per cui possiamo già dare un leggero vantaggio al nero. Inoltre c'è la distribuzione che è nettamente migliore per il nero. Il bianco ha parecchio wastage, soprattutto per le due pedine sulla casa 2. In questi casi io uso il metodo di Matusek, che aggiunge al pip count un wastage in dipendenza dalla posizione delle pedine sulla tavola, e quindi arriva agli effective pip count per ogni giocatore. In questo caso abbiamo che partiamo dal leader, scusate, dal nero che ha il tiro e deve decidere se cubare. Quindi abbiamo 14 pip più 1 per la pedina sull'1. In realtà sarebbe 2, ma ci sono almeno 4 case occupate, quindi si riduce a 1. Più 0,8 per la pedina sul 3, 0,4 per la pedina sul 4 e 0,1 per la pedina sul 6. In più si aggiunge 4 e 5, che è un numero fisso, e si arriva all'incirca a 21. Quindi 21 è l'effective pip count per il nero. Invece per il bianco, per il trailer, abbiamo 11 di pip count più 2 per la pedina sull'1 più 1,3 per 2, quindi 2,6 per le due pedine sul 2 e 0,1 per la pedina sul 6 più il solito 4,5 fisso.
il totale è circa 20. Adesso dobbiamo passare dagli effective pip count alle probabilità di vittoria per il leader. Ecco, l'aspetto molto buono del metodo di Matusek è che non dice semplicemente double, drop, double take, ma dà effettivamente le possibilità di vittoria, per cui è possibile in base allo score, quindi al take point, decidere in maniera più consapevole. Allora, come si arriva alle possibilità di vittoria? Allora, si parte dal 50%, poi bisogna calcolare un coefficiente K che va moltiplicato per la differenza tra gli effective pip count. K come viene calcolato? Viene calcolato in base agli effective pip count del leader, quindi in questo caso 21. Se l'effective pip count è 55, il K è 3. Se è 36, 4, 26, 5, 20, 6. Qui abbiamo 21, quindi insomma, diciamo all'incirca un po' meno di 6. La differenza degli effective pip count è meno 1, quindi 20 meno 21, ma dobbiamo aggiungere 4,1 che è un numero che tiene conto del fatto che il leader è al tiro, quindi 4,1 è il tiro medio, quindi la differenza è circa 3, 3 per 6 18, 18 più 50 68%. Abbiamo detto in realtà un po' di meno. Ok, vediamo che cosa ci dice XG, che è il nostro riferimento. Ma ancora prima di vedere che cosa dice XG, anzi guardiamo cosa dice XG. Vedete che XG ci dà il 67,30%, quindi il nostro calcolo è estremamente preciso, abbiamo detto un po' meno del 68. Potremmo essere portati a dire, vabbè, è insufficiente per cubare, ma qui c'è un aspetto estremamente interessante. L'aspetto estremamente interessante è che le possibilità per il trailer, per il bianco di ricubare sono molto poche, per cui il vantaggio nell'avere il controllo del cubo è estremamente ridotto. Potete vedere che in corrispondenza della cubeless equity, dopo il cubo, quindi D, il valore è 0,707, mentre cubeful equity, quindi tenendo conto anche della possibilità del ricubo, dell'utilizzo del cubo da parte del trailer, l'equity è di 0,675, quindi a differenza di 30 millesimi, quasi ininfluente, quindi il valore del cubo è molto basso. Per questo motivo vedete che non ricubare è un blunder da 200. Passare è un blunder ancora maggiore, circa 300. Quindi la corretta azione di cubo è double take. Allora, in realtà possiamo abbiamo scelto il metodo degli effective pip count, che secondo me è assolutamente il più preciso, ma anche accontentandosi
di un metodo semplice come ad esempio il kit count, proviamo un po' a vedere qual è il responso di kit. Allora, il conteggio per il leader è 14 più dobbiamo aggiungere 1 per il fatto che abbiamo un gap sul 5, quindi 15, dividiamo per 7 e otteniamo 2, quindi 15 più 2, 17. Poi facciamo il calcolo invece per il trailer. Abbiamo 11 più 1 perché abbiamo 2 pedine sulla casa 2, quindi 12, più altri 2 per i buchi sul 5 e sul 4, quindi 14. La differenza è 17 meno 14 è 3, per cui è un chiaro redouble take. Quindi rivediamo il giudizio di XG. Possiamo dire che entrambi i sistemi ci danno una buona indicazione e in effetti qua la decisione è abbastanza chiara, redouble take. Ma qui abbiamo visto dei metodi che ci aiutano nella decisione. E secondo me è importantissimo, anche perché posizioni come questa capitano abbastanza spesso ed è estremamente importante avere un riferimento. Quindi il mio suggerimento è di rivedere, per chi li ha già visti o vedere per la prima volta, i 3 seminari sugli effective pip count. Comunque, in generale, direi che per chi non volesse addentrarsi in calcoli troppo complicati, il riferimento importante da portare a casa è che in questo caso il trailer, il bianco, ha pochissime possibilità di ricubare, quindi il cubo ha un valore ridottissimo. Se per dire il bianco avesse 0 possibilità di ricubare, quindi una situazione di dead cube, il nero potrebbe ricubare anche col 51%, poco più del 50%. Quindi in questo caso è chiaro che avendo il 68% all'incirca, siamo, senza neanche fare tanti calcoli, siamo decisamente portati a ricubare. D'altra parte, con più del 30% di possibilità di vittoria, è abbastanza evidente il take da parte del bianco. Grazie dell'attenzione, spero che questo video sia stato istruttivo, fatemi sapere nei commenti e arrivederci alla prossima.